Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo mudra e all'interno di questa playlist andremo a esaminare, a praticare il Pusha Mudra, cioè il mudra dedicato al sole, al dio del sole, ma anche noto come il mudra del nutrimento. Lo faremo con due gesti delle mani, come tutti i mudra. Questi rappresentano gesti delle mani, delle dita particolari che hanno la funzione di andare a creare dei circuiti energetici all'interno quindi del corpo per canalizzare delle energie laddove ce n'è bisogno. In questo caso andremo a canalizzare le energie per stimolare la funzione di assorbimento, e anche il mudra del nutrimento lo faremo con due gesti diversi, la mano sinistra diversa dalla mano destra, perché con un gesto andremo a, a stimolare la funzione di accettazione o di assorbimento, la funzione di ricevere, con l'altra invece andremo a stimolare la funzione di lasciare andare. È molto importante in tutti i processi di assorbimento, infatti, prima di tutto andare a creare lo spazio per andare a liberare la funzione invece che va a riempire quello spazio attraverso nuovo cibo, nuovo ossigeno, nuove energie. Quindi particolarmente importante, con un gesto andiamo a creare lo spazio, quindi andiamo a lasciare andare, con l'altro invece andiamo a riempire quello spazio con aria nuova, con ossigeno nuovo, quindi questo mudra va a stimolare la funzione dei polmoni, ma stimola anche la funzione digestiva e quindi favorisce l'assorbimento di nuove sostanze, e poi stimola anche nuove energie, quindi andiamo a lasciare andare energie consumate e questo crea spazio per le energie nuove. Andiamo anche attraverso questo mudra a pompare quindi nuova energia, e va a stimolare peraltro tutti gli organi che si trovano in corrispondenza del plesso solare, e quindi il fegato, lo stomaco, la milza. È un mudra particolarmente importante anche per la funzione cerebrale, stimola il cervello ma stimola anche il sistema nervoso autonomo. Andiamo a esaminare prima di tutto la parte della mano sinistra e poi della mano destra. Nella mano sinistra andiamo ad unire pollice, anulare e medio, mentre mignolo e indice vengono distesi in questo modo. Sulla mano destra invece andiamo ad unire pollice, mignolo e anulare e andiamo a stendere l'indice e il medio. Ripeto, sulla mano sinistra andiamo ad unire il pollice con l'anulare e con il medio, mentre allunghiamo il mignolo e l'indice. Con la mano destra invece andiamo ad unire il pollice al mignolo e all'anulare e stendiamo invece indice e medio. In questo modo andiamo a combinare quelle funzioni di cui parlavo, la funzione di lasciare andare creando spazio. Sappiamo che il vuoto è particolarmente importante in tutte le discipline energetiche, perché è il vuoto che permette all'energia nuova di manifestarsi. In questo caso non soltanto l'energia nuova, ma quando creiamo spazio anche nei processi di respirazione, nei processi di digestione, andiamo a lasciare spazio anche al nuovo ossigeno, ma anche al nuovo nutrimento. Il mudra va mantenuto per almeno 4 minuti e lo possiamo praticare almeno 4 volte al giorno. È anche noto come una pompa naturale di energia. Tutte le volte che sentiamo quella stanchezza cronica è proprio perché abbiamo forse dentro il corpo energia consumata, abbiamo emozioni che sottraggono energia, non riusciamo ad assorbire il nutrimento necessario perché non riusciamo ad espellere tutto ciò che non ci serve più. In questo modo lasciamo andare. Con il mudra creiamo spazio e anche a livello quindi respiratorio andiamo a espirare completamente tutto ciò che è rimasto dentro, facendo spazio a nuovo ossigeno e quindi nuova energia. Provate il mudra e poi, perché no, commentate quali sono le sensazioni del corpo mantenendo il mudra. Io consiglio sempre di far precedere anche la sessione del mudra da alcuni minuti di rilassamento in cui possiamo andare a fare il vuoto di mente,
il vuoto delle emozioni, e quindi questo ci permette di dare più efficacia alla pratica che stiamo facendo, anche alla pratica del mudra. Lo possiamo praticare in qualsiasi posto. La cosa che è sempre molto importante quando lavoriamo con l'energia è la focalizzazione e l'attenzione rispetto a quello che stiamo facendo. Noi ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.